Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un progetto che ha vinto l'11ª asta per gli slot delle parachain su Polkadot. Sto parlando di Noodle Cash e del suo servizio che ci permette di, chiamiamolo così, minare la sua criptovaluta dal nostro telefono semplicemente camminando. Andiamo a vedere il suo ecosistema e come funziona, ovviamente dopo la sigla. Nel video di oggi andiamo a vedere che cos'è Noodle Cash, che tra le altre cose ha vinto l'11ª asta delle parachain su Polkadot. Possiamo anche vederlo sul messaggio che hanno scritto il team sul loro sito: abbiamo vinto, grazie per il vostro sostegno. Giovedì 10 marzo 2022 la rete di Noodle è stata in grado di assicurarsi uno slot delle parachain sulla catena di Polkadot, grazie al supporto della community che hanno bloccato un controvalore di 42 milioni di dollari per 96 settimane. Adesso il team avrà 96 settimane, circa 2 anni, per implementare il loro progetto, per migliorarsi e continuare a sviluppare questo progetto sulla rete di Polkadot. Adesso ci siamo spostati sul sito ufficiale noodle.com. Ma che cos'è questo progetto? Noodle è una rete wireless che va a collegare e proteggere lo IoT utilizzando uno smartphone, il Bluetooth, a bassa energia. Progetto incentrato comunque sulla privacy e non va a trasferire, a quanto dicono, nessun dato dell'utente finale. In realtà il funzionamento è semplicissimo, basta scaricare l'applicazione per mobile, sia per iOS sia per Google Play Store. Non viene richiesto nessun dato personale sensibile. Avviare l'applicazione, in automatico verrà generato un portafoglio interno all'applicazione stessa, attivare il Bluetooth e iniziare a guadagnare il token Noodle Cash. Quindi una volta scaricata l'applicazione, una volta avviata l'applicazione, permetterà di rigenerare un portafoglio con le classiche parole segrete oppure creare uno nuovo. Una volta creato il portafoglio, il solito consiglio è andare a estrapolare le parole segrete e salvarle preventivamente in luoghi sicuri. Dopodiché si attiva Bluetooth sul telefonino e si attiva anche la posizione. Si inizia così a minare, tra virgolette, quando il telefono si va a connettere e raccoglie i dati da dispositivi e da sensori IoT che vanno a utilizzare il Bluetooth. I Bluetooth si rilevano, le informazioni vengono rispedite al proprietario del dispositivo e i dati personali non sono condivisi con nessun utente. Quindi l'app di Noodle Cash utilizza la radio Bluetooth nel telefono per connettersi a tutti i dispositivi che si vanno a incontrare mentre si cammina. L'applicazione va a tenere traccia della quantità dei dati che il telefono va a trasferire e a ricevere e assegna di conseguenza al proprio account Noodle Cash. L'importo di ogni premio dipende da molte variabili, quali la qualità della connessione, quanti dati vengono trasferiti e quanti Bluetooth incontriamo sul nostro cammino. Esistono due modalità all'interno di questa applicazione, la modalità Eco e la modalità Esperto. La modalità Eco funziona finché l'applicazione sarà aperta. Probabilmente va a ricevere meno dati rispetto alla modalità Esperto e va a consumare anche meno batteria, tenendo conto che il consumo della batteria può variare dall'1 fino a un massimo 3% nelle 24 ore. La modalità esperto va ovviamente a contribuire pienamente al network, a differenza della modalità eco, va a forzare l'esecuzione dell'applicazione in primo piano nel sistema del nostro telefono, consuma un pochino di più di batteria ma ci dà la possibilità di guadagnare più token. Andare a disattivare il Bluetooth nell'impostazione del telefono va ovviamente a interrompere la scansione. L'applicazione è anche progettata per funzionare in background, ma ogni tanto secondo me conviene aprire l'applicazione. Non so se è un caso o meno, ma ho notato che si va a guadagnare più token se ogni tot prendiamo in mano il nostro telefono, apriamo l'applicazione piuttosto che tenerla magari in tasca con il nostro telefono. Per quanto riguarda la tokenomics, avrà una supply massima circolante di 21 miliardi di token. È un token utility, un token governance
è un token che potrà essere utilizzato come pagamento per i servizi interni al protocollo IoT, per le votazioni e la partecipazione degli ordini al protocollo stesso e allo staking per guadagnare delle rewards. Attualmente ci sono 555 milioni di token, il 60% della supply è dedicata al mining, il 4,5% agli investitori, 10% al team bloccato per 4 anni, 12% al tesoretto, l'1,5% al service provider, 12% all'offering. Attualmente il token non è ancora listato, quindi si ha la possibilità di utilizzare l'applicazione, andare a ricevere il token e aspettare il listing futuro. Dando uno sguardo rapido alle community, su Twitter conta più di 42.000 follower, per quanto riguarda Telegram 19.341 follower al momento in cui sto registrando questo video. Vi faccio vedere un attimo come creare un portafoglio, ma è veramente semplicissimo. Si scarica l'applicazione di Noodle Cash direttamente dagli store, si avvia, si accetta eventualmente di ricevere le notifiche, si abilita il Bluetooth e la posizione e si clicca su successivo. Si può creare un account oppure ripristinarlo con le 12 parole di recupero, in questo caso si crea un nuovo account, non richiede alcun dato personale e si può cliccare direttamente su inizia. Ed ora, come potete vedere, va a rilevare tutti i Bluetooth che sono all'interno di un determinato raggio e camminando si va a scambiare questa informazione tra i vari Bluetooth e si può iniziare a minare il token. Cliccando sulla rotellina in alto a destra si può andare a condividere l'applicazione, ma non è un referral link. Si accede alle impostazioni del portafoglio dove si può fare il backup della chiave privata, che è importantissimo. Cliccando alla voce il tuo saldo si ha la possibilità di ricevere il token, inviare il token e si possono andare a controllare le reward che si vanno a guadagnare. Una volta che è stata avviata l'applicazione bisogna aspettare qualche minuto che si setti correttamente nella posizione in cui ci troviamo realmente e le reward inizieranno a maturare dopo circa le prime 24 ore di utilizzo completo della piattaforma. Questo ovviamente è il riassunto in breve di quello che può essere questo progetto, ma vi invito come sempre a scorrere in fondo al sito di qualsiasi progetto, cliccare su documenti e su white paper e andare a leggere tutta la documentazione necessaria a comprendere meglio ogni singolo progetto. Nella maggior parte dei casi è in lingua inglese, ma basta cliccare col tasto destro del mouse e avviare la traduzione automatica e si riesce comunque a capire il senso di quello che vogliono costruire, ma soprattutto del funzionamento vero e proprio. Mi raccomando, andare a approfondire autonomamente tutti questi servizi, questi protocolli, questi progetti è fondamentale. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato perlomeno utile e interessante. Vi invito, per supportare il mio lavoro come sempre, ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like ed attivare la campanellina se volete essere aggiornati sempre sulla pubblicazione dei miei video. Inoltre vi ricordo che abbiamo una community Telegram molto utile per fare due chiacchiere insieme a noi, per fare due chiacchiere con tutta la community e per ricevere assistenza di cui avete bisogno. Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Ciao a tutti!